Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Finalmente è ottobre e possiamo iniziare con i tutorial per Halloween. Oggi andremo a realizzare Zero, il cagnolino di Nightmare Before Christmas. È semplicissimo da realizzare. Le forme sono identiche, poi vi spiegherò qui bene la parte del collo, che è la parte leggermente più difficile, ma per il resto è davvero semplice. Per realizzare Zero ci servirà del cotone bianco e arancione. Io sto usando questo Iggy o Iggy della Tessiland. Ci servirà un uncinetto numero 3, delle forbici, degli occhietti con la sicura, dei marcapunti, ce ne serviranno un paio. Se non avete marcapunti potete benissimo usare delle graffette, allargarle leggermente e usare quelle come marcapunti. Poi ci servirà un ago da lana, degli spilli e dell'imbottitura. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Iniziamo il nostro amigurumi partendo dalla testa e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico chiudiamo e andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Io in questo caso non metto mai marcapunti perché conto direttamente, ma voi se lo volete mettere fate la prima maglia bassa e mettete il marcapunti. Adesso in questo punto ne manca un'altra per realizzare il primo aumento. Proseguiamo lavorando altri 5 aumenti. Una volta completato il giro avremo un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire con i nostri aumenti, quindi andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento lo facciamo per tutto il giro, quindi lo ripetiamo per un totale di 6 volte. Concluso il giro avremo un totale di 18 maglie basse. Proseguiamo con il prossimo giro, andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento sempre per tutto il giro, quindi sempre per un totale di 6 volte. Concluso questo giro abbiamo a fine giro un totale di 24 maglie basse. Adesso vi dico come lavorarlo e proseguite da soli con gli aumenti. Dobbiamo andare a proseguire facendo 4 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse. Poi andiamo a realizzare 5 maglie basse e un aumento, 5 maglie basse e un aumento sempre per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse. Ultimo giro di aumenti, andiamo a fare 6 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 48 maglie basse.
Una volta finiti gli aumenti, quindi una volta che abbiamo un totale di 48 maglie basse, dobbiamo proseguire lavorando 8 giri di maglie così come si presentano. Quindi andiamo a lavorare 8 giri di 48 maglie basse. Una volta finiti gli 8 giri di maglie basse, dobbiamo proseguire facendo le diminuzioni. Quindi, prossimo giro andiamo a fare 6 maglie basse e una diminuzione. 6 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro, quindi per un totale di 6 volte. Una volta concluso il giro, a fine giro avremo un totale di 42 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo nuovamente un giro di diminuzioni. Andiamo a fare 5 maglie basse e una diminuzione. Come sempre 5 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro, che sono un totale di 6 volte. Una volta concluso il giro avremo un totale di 36 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo altri 2 giri di diminuzione. Quindi nel prossimo giro andiamo a fare 4 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro, quindi per un totale di 6 volte, e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse. Poi, giro successivo ancora, andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione, sempre per 6 volte, e avremo così un totale di 24 maglie basse. Una volta che abbiamo finito anche le nostre diminuzioni, quindi che abbiamo un totale di 24 maglie basse, andiamo a fare un giro di maglie basse, quindi un giro di 24 maglie basse.
Finita anche il giro di 24 maglie basse, vado a fare nuovamente un giro di diminuzioni. Questa volta vado a fare 2 maglie basse e una diminuzione. 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro, quindi per 6 volte. Una volta completato il giro, dobbiamo andare a fare 2 giri di 18 maglie basse perché a fine giro, scusate non l'ho detto, avremo un totale di 18 maglie basse. Una volta conclusi i 2 giri di maglie basse, blocchiamo un attimino il lavoro e andiamo a mettere gli occhietti e a imbottirlo. Andiamo a recuperare il primo giro con le diminuzioni e da quel giro andiamo a contare 1, 2 e 3 giri. Il mio primo giro è questo, quindi questo è il primo, secondo, terzo, e tra il terzo giro e il quarto, quindi in questo punto, io vado a inserire il mio occhietto. In corrispondenza dall'altra parte lasciate un 5-6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anche 7 volendo, questo comunque dipende da voi. Vado a inserire il secondo occhietto. Se vedete che magari sono troppo vicini, semplicemente lo allargate fino a trovare la posizione che più vi piace. Naturalmente poi da lavoro a lavoro cambia perché cambia la manualità di ognuna di noi e quindi anche il punto. Ok, adesso dovrebbe andare bene. Quindi che faccio? Li blocco. Una volta inseriti gli occhietti, vado a imbottire il lavoro. Lo imbottisco adesso prima di concluderlo perché adesso il lavoro si andrà a restringere molto e successivamente non avremo poi più lo spazio per andare a imbottire questa che è la parte più grande dove ci vuole più imbottitura, quindi questa prima parte la imbottisco in questo punto e poi il musino, questa parte la andremo a imbottire successivamente. Questa è una volta imbottita la nostra testa. Adesso proseguiamo a realizzare il musino. Dobbiamo andare a fare un giro nuovamente di diminuzioni. In questo giro andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione. Una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte.
Sarà un pochettino più difficile da lavorare questo giro perché il lavoro è già imbottito, ma nei giri poi successivi ritornerà nuovamente facile. Una volta completato il giro avremo un totale di 12 maglie basse. Arrivate a questo punto dobbiamo andare a lavorare 7 giri di 12 maglie basse. Una volta finiti i 7 giri di 12 maglie basse, vado nuovamente a fare un giro di diminuzioni. Quindi faccio una maglia bassa e una diminuzione. Una maglia bassa e una diminuzione. Una volta finito il giro mi ritrovo un totale di 8 maglie basse. Adesso abbiamo finito, quindi nella maglia dove ho i marcapunti vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. Adesso imbottisco quest'ultima parte e poi vi faccio vedere come cucirlo. Adesso, una volta imbottito, prendiamo il nostro ago e entriamo qui proprio in mezzo alla maglia, facciamo il passare l'ago con il filo. Questo procedimento lo ripetiamo per tutte le maglie. Una volta passato in tutte le maglie, stringo. Io vado a fare un nodino per bloccarlo e vado a disperdere il filo all'interno della lavorazione. Elimino il filo in eccesso e la testa del nostro cagnolino zero è conclusa.
Adesso dobbiamo andare a fare il naso, quindi prendiamo il nostro filo arancione. Io, come potete vedere, alla fine sto usando questo perché è un rimasuglio, perché per fare il naso ce ne servirà davvero davvero poco. Una volta preso il filo andiamo ad avviare un anello magico di 4 maglie basse. 2, 3 e 4. Chiudiamo l'anello magico e andiamo a fare 4 aumenti consecutivi. 1, 2, 3 e 4. Una volta fatto i 4 aumenti consecutivi avremo un totale di 8 maglie basse. Adesso dobbiamo lavorare 2 giri di 8 maglie basse. Io in questo caso non metterò il marcapunti ma andrò a contare. Voi potete inserire tranquillamente il marcapunti nella prima maglia del giro. Abbiamo fatto quindi i 2 giri di maglie basse, il lavoro un pochettino si gira, non succede niente, lo riportiamo nella giusta posizione. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione. Una maglia bassa, io in questo caso vado a mettere il marcapunti. Una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione. Avremo a fine giro un totale di 5 maglie basse. Una volta quindi conclusa vado nella prima maglia dove è il marcapunti, faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo leggermente lunghetto perché ci serve per andarlo a cucire. Arrivati a questo punto posso andare a imbottirlo leggermente perché il nostro nasino è già concluso. Adesso lo andiamo a imbottire. L'imbottitura ce ne servirà davvero poca. Se volete potete andare a tagliare questo filo che avanza, che è il filo dell'anello magico. Io per comodità lo vado a tagliare. Se non volete tagliarlo potete inserirlo all'interno della lavorazione. A questo punto per imbottirlo mi aiuto con l'uncinetto e vado a inserire piano piano l'imbottitura all'interno. Sarà un pochettino difficile perché l'apertura non è grandissima. Quindi dobbiamo proprio spingere all'interno l'imbottitura. Una volta imbottito andiamo a inserire il filo nell'ago da lana.
Una volta inserito il filo, andiamo a chiudere qui il forellino nello stesso modo in cui abbiamo chiuso la testa, quindi entro all'interno di ogni maglia, in questo modo. Concluso tutto il giro, tiro, mi aiuto di nuovo con l'uncinetto per mettere bene all'interno l'imbottitura e chiudo. Vado a fargli un nodino in modo da bloccarlo e adesso posso andare a cucire il mio naso qui sulla punta. Una volta cucito, facciamo un nodino in modo da bloccare il filo e andiamo a disperdere il filo all'interno della lavorazione. E possiamo andare a tagliare il filo in eccesso. E anche il nostro nasino è concluso. Adesso passiamo alla realizzazione del corpo. Per avviare il corpo dobbiamo fare 15 catenelle. Una, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Adesso dobbiamo proseguire qui saltando la prima maglia, che è quella che ci servirà per girare, e vado a lavorare 13 maglie basse a partire dalla seconda catenella dall'uncinetto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Una volta realizzate le 13 catenelle, qui ci rimane una catenella. In questa catenella dobbiamo andare a fare 3 maglie, quindi 3 maglie in quest'ultima catenella. E quello che sono le maglie che poi ci serviranno per girare il lavoro. Quindi 1, 2 e 3. Una volta fatte le 3 maglie basse nella stessa catenella, proseguiamo facendo 12 maglie basse. Quindi adesso non avremo più la maglia intera, ma avremo quindi le costine queste. Andiamo a lavorare una maglia in ogni costina. Potete vedere che io lavoro già all'interno, diciamo, delle maglie basse qui il filino, in modo da bloccarlo e successivamente lo devo soltanto tagliare. Ma in questo caso, siccome andrà all'interno, lo lascerò bloccato, però non lo andrò a tagliare. Quindi una fatta.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fate le 12 catenelle, 12 maglie basse, scusate, ci rimane un'ultima maglia. Quindi in quest'ultima maglia vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia. E in totale avremo 30 maglie basse. Adesso iniziamo un nuovo giro e a questo punto iniziamo anche a inserire i marcapunti. Quindi nella prima maglia non andiamo a fare maglie bassissime per chiudere il lavoro, lavoriamo a spirale. Quindi nella prima maglia vado a fare un aumento. Nella prima maglia dell'aumento inserisco i marcapunti. Quindi un aumento fatto, vado a lavorare 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Lavorate le 12 maglie basse, devo fare 3 aumenti. Quindi un aumento, secondo aumento, terzo aumento. Una volta realizzati gli aumenti, vado nuovamente a lavorare 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adesso a fine giro avremo 2 maglie basse. In queste 2 maglie basse andremo a fare rispettivamente un aumento. Quindi un aumento nella prima maglia bassa e l'altro aumento nella seconda maglia bassa. A fine di questo giro avremo un totale di 36 maglie basse. Adesso iniziamo il giro successivo, quindi andiamo a fare una maglia bassa e mettiamo i marcapunti. E nella maglia successiva andiamo a fare un aumento. Adesso lavoriamo 13 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vado a fare un aumento, una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento. Adesso vado a lavorare nuovamente altre 13 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui cosa vado a fare? Vado a fare nella maglia successiva un aumento, una maglia bassa e nella successiva ancora un aumento. E abbiamo concluso anche questo giro. A fine di questo giro avremo un totale di 42 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 maglie basse. Nella prima maglia bassa che facciamo andiamo a mettere il marcapunti. Poi nella successiva un aumento e andiamo a lavorare 14 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
14. Ricontiamo perché forse ho saltato una maglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, ho fatto giusto. Adesso un aumento, 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse e un aumento. Nuovamente 14 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vado a fare un aumento, 2 maglie basse e finisco con un aumento. In questo giro avremo un totale di 48 maglie basse. Proseguiamo con il penultimo giro di aumenti. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare 3 maglie basse. La prima la marchiamo sempre. 2, 3. Nella successiva un aumento e proseguiamo facendo 15 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fatte le 15 maglie basse facciamo un aumento, 3 maglie basse, 1, 2, 3, un aumento, di nuovo 3 maglie basse e un aumento. E adesso lavoro nuovamente 15 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nella successiva un aumento, 3 maglie basse e un aumento. A fine di questo giro abbiamo un totale di 54 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo giro di aumenti. Quindi andiamo a fare 4 maglie basse, 2, 3, 4, un aumento e adesso vado a lavorare 16 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fatte le 16 maglie basse faccio un aumento, 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse e di nuovo un aumento. E adesso proseguo facendo nuovamente 16 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Faccio gli ultimi aumenti, quindi vado a fare qui un aumento,
4 maglie basse e nell'ultima maglia un aumento. E abbiamo così un totale di 60 maglie basse. Quindi adesso abbiamo concluso i giri con gli aumenti e dobbiamo andare poi a realizzare 2 giri di 60 maglie basse, quindi vado a lavorare 2 giri con le maglie così come si presentano. Una volta finiti i 2 giri di 60 maglie basse, dobbiamo nuovamente andare a fare un altro giro di 60 maglie basse, ma questo giro non lo dobbiamo fare come abbiamo fatto questi altri due, quindi prendendo la maglia intera, ma bensì dobbiamo farlo prendendo solo la costina di dietro. Quindi entriamo nella maglia e prendiamo solo questa costina e lavoriamo una maglia bassa. La marchiamo immediatamente e proseguiamo nello stesso modo, quindi entriamo nella maglia e prendo solo la costina di dietro, entro nella maglia e prendo la costina di dietro, vedete che qui rimangono le costine di davanti. Questo ci servirà poi per andare a fare, chiamiamolo il frou-frou di Zero, perché Zero è un cagnolino fantasma, quindi non gli faremo le zampettine, ma gli faremo il frou-frou di come lui andrà a volare. Finito il nostro giro in costa retro, dobbiamo andare a lavorare altri 4 giri di 60 maglie basse, quindi altri 4 giri con le maglie così come si presentano. Però questa volta andiamo di nuovo a lavorare tutta la maglia. Il giro diverso era soltanto questo che vi ho appena fatto vedere. Adesso andiamo a lavorare gli altri 4 giri normalmente. Una volta completati tutti e 4 i giri di maglie basse, adesso dobbiamo andare a fare le diminuzioni. Quindi come abbiamo fatto prima, nel caso di prima gli aumenti, adesso andiamo a fare le diminuzioni. Quindi andiamo a fare 4 maglie basse, nella prima metto il marcapunto, quindi 1, 2, 3, 4 e vado a fare una diminuzione. Adesso vado a fare 16 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vado a fare una diminuzione, 4 maglie basse, 2, 3, 4, una diminuzione, 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e ancora una diminuzione.
Adesso proseguiamo facendo di nuovo 16 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vado a fare una diminuzione, 4 maglie basse e per finire una diminuzione. Avrò a fine giro un totale di 54 maglie basse. Da adesso dobbiamo proseguire facendo le diminuzioni solo da questa parte. Da questa parte no, dobbiamo andare a lavorare le maglie come si presentano. Quindi come lavoriamo? Vi faccio vedere come fare il primo giro e poi gli altri due ve li dico. Tanto risultano sempre uguali, cambia soltanto leggermente il numero di maglie, però le diminuzioni sono sempre negli stessi punti. Quindi vado a fare 3 maglie basse. Nella prima metto il marcapunti. 2, 3. Faccio una diminuzione e adesso lavoro maglie basse per tutto il restante lavoro, fino ad arrivare più o meno a questo punto, perché a questo punto dobbiamo fare di nuovo le altre due diminuzioni. Quindi vado a lavorare 42 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Finite le 42 maglie basse, devo andare a fare una diminuzione, 3 maglie basse e una diminuzione. E abbiamo completato il primo giro in cui facciamo le diminuzioni solo da questa parte. Adesso vi dico come realizzare gli altri due giri e poi vi faccio vedere come fare il collo. A fine di questo giro qua avremo un totale di 51 maglie basse. Quindi adesso dobbiamo proseguire facendo 2 maglie basse, una diminuzione, 41 maglie basse, una diminuzione, 2 maglie basse e una diminuzione, e a fine giro avremo un totale di 48 maglie basse. Successivamente andiamo a fare una maglia bassa, una diminuzione, facciamo 40 maglie basse, una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione, e avremo un totale di 45 maglie basse. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro, quindi in totale sono 3 giri di maglie di diminuzioni oltre a questo che vi avevo già fatto vedere. Andiamo a fare una diminuzione, 39 maglie basse e in questo punto 2 diminuzioni, e a fine giro avremo un totale di 43 maglie basse. Una volta che avete lavorato anche questi giri che vi ho appena detto, ci rivediamo che vi faccio vedere come fare il collo. Abbiamo completato tutti i giri di diminuzioni, quindi adesso andiamo a realizzare il collo. Quindi andiamo a fare 30 maglie basse. Io qui inserisco ancora i marcapunti, ma effettivamente lo inserisco per una questione di sicurezza, perché
da adesso in poi non ci servirà più qua. Andiamo a fare adesso le 30 maglie basse, quindi la prima l'ho già fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Adesso prendiamo il nostro secondo marcapunti e qui dalla 30ª maglia andiamo a contare, tornando indietro, 17 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Nella 17ª mettiamo il marcapunti. A questo punto riprendiamo il filo nell'uncinetto e dobbiamo andare a chiudere insieme qui, in questo punto. Quindi come facciamo? Ci inseriamo con l'uncinetto nella maglia con il marcapunti e realizzando una maglia stretta andiamo a fare una maglia bassa. Questa è la nostra prima maglia del giro, quindi da qui tolgo il marcapunti e lo vado a inserire in questa maglia che ho appena realizzato e adesso vado a lavorare le restanti maglie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Una volta realizzate le nostre 17 maglie, tolgo questo marcapunti perché non me ne faccio più niente e adesso tolgo il marcapunti di qua perché vado a realizzare un'altra maglia bassa e rimetto il marcapunti. In questo giro dobbiamo andare a fare una maglia bassa e un aumento, quindi la nostra prima maglia bassa l'abbiamo fatta, andiamo a fare un aumento. Una maglia bassa e un aumento. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro. Il giro non lo finiamo con un aumento, ma bensì con una maglia bassa. In questo modo. E in questo giro avremo un totale di 26 maglie basse. Adesso tolgo il marcapunti e nella maglia che era marcata vado a fare una maglia bassissima, una catenella e posso tagliare il filo. Il nostro corpo è quasi concluso perché adesso dobbiamo andare a fare il frufru qui del nostro fantasmino. Io consiglio di andare a fare i frufru del fantasmino in questo momento, quando il corpo non è ancora né imbottito né cucito alla testa,
Perché? Perché una volta che sarà imbottito e cucita la testa, fare frufru ci sarà leggermente più difficile. Quindi vi consiglio di farlo adesso. Come lo andiamo a fare? Prendiamo il nostro filo bianco e andiamo a realizzare un cappietto. Sfilo il cappietto dall'uncinetto, prendo il nostro corpo e qui, vedete la costina? Nella prima costina del giro infilo l'uncinetto, riprendo il mio cappietto, lo posiziono nell'uncinetto, posiziono bene il filo e lo faccio passare all'interno del cappietto e lo chiudo facendo una catenella. In questo modo è bloccato. Adesso nella stessa maglia rientro con con l'uncinetto e faccio una maglia bassa. In questo giro dobbiamo andare a fare 6 maglie basse e un aumento. 3, 4, 5, 6. Come potete vedere io ho lavorato la codina del filo insieme alle prime maglie basse in modo che così posso successivamente andare a tagliarlo direttamente perché il filo è già bloccato. Quindi fate le 6 maglie basse, ci manca l'aumento, quindi nella maglia successiva faccio l'aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella successiva l'aumento. Proseguo lavorando 6 maglie basse e un aumento per tutto il giro. A fine giro qui non concluderemo con un aumento, ma bensì con 4 maglie basse. Finito il giro, andiamo a fare 7 maglie basse e un aumento. Non importa qui quante maglie avete, se ne avete qualcuno in più, qualcuno in meno, non succede niente. Non dobbiamo essere fiscali come il corpo, per questo non vi dico le maglie che ho finali, perché se voi qui risultate con 5 maglie basse finali, va bene ugualmente. Quindi adesso andiamo a fare 7 maglie basse e un aumento. A questo punto andiamo a mettere i marcapunti qui nella prima maglia. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e faccio un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e faccio un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il lavoro. Una volta che avrete finito anche questo giro, anche in questo giro, qui dovete avere 4 maglie basse, 4 o 5, dipende dalle maglie che avete lavorato voi. Comunque questi giri e aumenti non finiranno mai con l'ultima maglia lavorata che è un aumento, ma finiranno sempre con maglie basse. Una volta realizzato quindi il giro di 6 maglie basse e un aumento, proseguiamo con gli aumenti, dobbiamo arrivare fino a 15 maglie basse e un aumento, quindi lavoriamo giri di aumenti fino ad arrivare quindi a 15 maglie basse e un aumento. Quindi andiamo a fare, dopo aver fatto questo giro, andremo a fare 8 maglie basse e un aumento, poi 9 maglie basse e un aumento, 10 maglie basse e un aumento, così via fino ad arrivare a 15 maglie basse e un aumento.
Una volta terminato il nostro frufru, quindi fatti gli aumenti fino ad arrivare a 15 maglie basse e l'aumento, siamo a questo punto. Qui abbiamo il marcapunti, lo togliamo, entriamo nella maglia e facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagli il lavoro. Adesso questo filo lo posso andare a nascondere con la cotolana e qua posso tagliare il filo della codina di come ci siamo riattaccati al lavoro che abbiamo già bloccato all'interno del lavoro. Una volta bloccati questi, imbottiamo il nostro corpo e il nostro collo. Il corpo qui lo andiamo a cucire per ultimo perché una volta che avremo imbottito andremo a cucire la testa al collo e in caso ci servirà altra imbottitura nel collo per rinforzarlo possiamo aggiungergliela qui dal corpo. Se qui avessimo già cucito non potremmo aggiungere sostegno al collo, quindi sempre meglio cucirlo dopo il corpo. Una volta imbottito prendiamo la nostra testa e la posizioniamo qui. Stiamo attenti a metterla dritta. Una volta messa dritta, con l'aiuto degli spilli la blocchiamo per poi andarla a cucire. Una volta bloccata con gli spilli e messa dritta, possiamo andare a cucirla. Una volta cucita la testa, questo è il risultato. Siccome io la testa e il collo lo sento ancora un pochettino debole, prendo dell'altra imbottitura e vado a imbottirlo bene. Lo spingo proprio in alto fino alla testa in modo da compattare bene il collo e renderlo rigido. Poi, una volta concluso con il collo, finisco di imbottire bene il corpo, perché anche il corpo deve essere comunque abbastanza rigido. Una volta imbottito bene anche il corpo, posso proseguire con la nostra cucitura. Come potete vedere, io qui dal mio collo, dal collo di 0, non ho eliminato il filo. Adesso vado a fare qui un nodino per bloccare la cucitura del collo. Entro all'interno del lavoro ed esco qui, tra il collo e l'apertura del corpo. Non tiro tantissimo e adesso posso iniziare a cucire. Vi avvicino così riesco a farvi vedere meglio. Allora, io devo entrare prima da un lato e prendo una maglia e poi prendo la maglia corrispondente nell'altro lato. Faccio passare il filo e di nuovo ritorno su questo lato a prendere la maglia e la maglia dal lato successivo, dall'altro lato, e stringo. Di nuovo da questo lato prendo la maglia corrispondente del lato successivo e stringo. Cucisco in questo modo per tutta la lunghezza del corpo.
Arrivati alla fine, vado a fare il nodino per bloccare la cucitura e col l'ago entro in questo punto e lo faccio uscire qua di sotto. E adesso taglio. E 0 è quasi concluso. Adesso dobbiamo andare a realizzare le orecchie. Per le orecchie quindi riprendiamo il nostro filo bianco e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico, chiudo e vado a fare 6 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Fatte le 6 maglie basse, vado a fare una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, quindi per un totale di 3 volte. Maglia bassa fatta, nella successiva vado a fare l'aumento. Di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. Ultima volta, quindi una maglia bassa e nella successiva un aumento. A fine giro avremo un totale di 9 maglie basse. Adesso andiamo a fare un giro di 9 maglie basse. Finito questo giro, vado a fare 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, quindi per un totale di 3 volte. Una maglia bassa, seconda maglia bassa e nella successiva un aumento. Una volta concluso il giro, a fine giro avremo un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare un giro di 12 maglie basse. Concluso anche questo giro, andiamo a fare nuovamente un giro di aumenti. Quindi vado a fare 3 maglie basse e un aumento. 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro, quindi andiamo a fare un totale di 3 volte 3 maglie basse e un aumento. Una maglia bassa, seconda, terza e nella successiva un aumento. Se la codina qui vi dà fastidio, come sta dando fastidio a me, semplicemente potete andare ad accorciarla. Quindi 3 maglie basse, 2, 3 e un aumento. Ultima volta. Arrivati a fine giro avremo un totale di 15 maglie basse e adesso, come le altre volte, andiamo a fare un giro di 15 maglie basse.
Una volta finito anche questo giro andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti. Quindi togliamo i marcapunti e andiamo a fare 4 maglie basse e un aumento. 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 3 ripetizioni. 2, 3, 4 e nella maglia successiva un aumento. Arrivati a fine giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a fare 12 giri di 18 maglie basse. Una volta conclusi i 12 giri di maglie basse, tolgo il marcapunti e in questa maglia vado a fare una maglia bassissima, poi faccio una catenella e taglio il filo. E il nostro orecchio è concluso. Adesso ne dobbiamo fare un altro identico. Una volta che avete completato tutte e due le orecchie, dobbiamo andarle a posizionare in questo modo e cucirle. Naturalmente posizionatele come più vi piace, aiutandovi con gli spilli in modo da tenerle ferme. E il nostro zero è quasi concluso così. Questo è Zero, il nostro amigurumi concluso. Spero che questo primo tutorial per Halloween vi sia piaciuto. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi, così io posso sia vederlo che ricondividerlo. Ci vediamo al prossimo tutorial.